Ciao amici gatti e amiche gatte, siamo qui con dei gatti molto particolari che sono dei Devon Rex, Sì, giusto? esattamente. Ci vuoi raccontare un po', intanto il nome dell'allevamento? L'allevamento degli elfi, io sono Cristiana Marangoni. Vi racconto la loro storia, ecco. Praticamente negli anni 60 nel Devonshire in Inghilterra da una cucciolata di gattini comuni è nato un cucciolo nero tutto riccio. La signora che si occupava di questa comunità e di questa gatta ha deciso di portarlo da un genetista perché erano già comparsi in cornovaglia degli altri gatti ricci e pensava fosse la stessa mutazione genetica. Invece era una mutazione completamente diversa e quindi si è deciso di allevare questo gatto accoppiandolo prima con dei gatti comuni e poi proprio anche per aumentare il numero dei colori. La leggenda invece dice che questo gatto, essendo vissuto vicino a una miniera, ha sviluppato queste orecchie così grandi per sentire al buio, questi occhi così grandi per vedere al buio e i baffetti corti e il pelo riccio affinché la fuliggine della miniera non si attaccasse il pelo, però ovviamente è una leggenda. Abbiamo pure la leggenda su Sì, questi gatti. sì. Quali sono le caratteristiche quindi principali di questi amici? Allora, la caratteristica principale della razza è di avere il pelo ondulato, però deve essere spettinato, scomposto, non come gli altri Rex che devono avere il pelo o ondine composte. Poi di avere le orecchie più grandi e più basse possibile e questo musetto a forma di cuore e questi occhi così intelligenti con questo sguardo così acuto. Ecco. È un gatto snello, muscoloso, è di taglia media, in effetti le femmine raggiungono i 3 kg, i maschi 4 kg e sono dei gatti estremamente affettuosi, appiccicosi. In questo momento lei sta facendo le fusa in braccio mio. Sono molto tranquilli, li ho visti anche prima con i giudici. Allora, qua sono tranquilli, sì, perché sono fiduciosi, perché noi li portiamo in esposizione e vengono selezionati anche per il loro carattere. Se abbiamo degli esemplari che soffrono molto l'esposizione o non amano farsi toccare, quelli li teniamo a casa. Insomma, è importante che sia anche per loro un momento di divertimento, insomma, che non sia un evento stressante. Ecco. A casa sì, sono un po' più vivaci perché sono nel loro ambiente, gli piace giocare coi topini e a certuni di loro gli tiri la pallina, te la riportano a mo' di cagnolino, per cui amano saltare, sono curiosi, ecco, sono dei gatti attivi, ecco. Qua in esposizione i gatti sembrano tranquilli ma perché sono anche annoiati, in casa sono un'altra cosa, ecco, non è un gatto da tenere in poltrona, ecco, un gatto che invece vive attivamente la tua vita. Ecco. Gioca e interagisce. Sì, esattamente. Ma la crescita del pelo così particolare deve essere appunto in queste zone qui Allora, per tutti diciamo, i gatti? sì. Allora, la testina, il cranio è in genere un po' glabro come il collo e la pancia e il pelo cresce sul dorso. Viene ondulato, lei ha avuto da poco una cucciolata, una gatta giovane, quindi non ha sviluppato ancora completamente il pelo da adulta, ecco, lo sta facendo. Quindi da adulti hanno un po' più pelo? Sì, hanno più pelo ondulato, però non un pelo lungo o da perdere appunto sui vestiti, sui tappeti, un pelo corto, ondulato. E quali sono le colorazioni di questi gatti? Beh, i Devon Rex sono di tutti i colori, sono divisi per gruppi, ma vanno dal nero al bianco, al bicolore, al colore point, il colore del siamese, al tricolore, con o senza bianco, al tigrato, insomma, quindi c'è tutta una varietà di colori, ecco. E lei quanti ne ha in allevamento? Io ne ho diversi perché ho la nostra veterana che ha 20 anni, poi ho la sua figlia che ne ha 18 e via tutti gli altri gatti, in questo momento distanziali ne ho 10, più i cuccioli che sono appunto di passaggio, ecco. Questa mi diceva quanti anni ha? E questa ha quasi 2 anni, si chiama Ripley, Ripley. come l'astronauta di Alien. Ciao Ripley. In effetti sembrano un po' dei piccoli alieni. Esattamente, poi il mio allevamento, essendo degli elfi, cerco sempre di dargli nomi di fate o di personaggi fantasy o di film di fantascienza, eccetera. Quindi. È vero, sta facendo le fusa. Sì. Facciamo vedere anche gli altri? Sì, certamente. Ne abbiamo diversi. Questa è la figlia. La figlia di Ripley. Sì, esattamente, che si chiama Donna Summer, che stava facendo la nanna. Ciao Donna Summer, ti abbiamo disturbato. Oggi sono state entrambe nominate, quindi poi andranno adesso al best. È vero. Lei è un po' più timida, è una delle sue prime uscite Amore. e quindi Mamma che orecchie. sì.
sì, è la loro caratteristica. I baffetti tra l'altro sono corti perché hanno la stessa caratteristica del pelo, quindi non siamo noi che li tagliamo, ecco, non è una certo. questione di togliatura, è così proprio. Il pelino, vede, i baffetti Sì, hanno dei baffetti proprio corti. E qua ci sono molto i bianchini. particolari. I bianchini sono stupendi, mi sono innamorata. Questa è bianca e rosata, praticamente sembra un porcellino. Sì, troppo carina, sempre una femmina. Sì, una Quanto femmina. ha? E questa ha 4 mesi. Infatti sono 5 mesi, perché comunque prima dei 4 mesi non la possiamo portare in esposizione, è nata a settembre. proprio Quindi, piccolini, sì, minotti questi. sì. Cosa hanno detto i giudici? È piaciuta, però lei è stata battuta da uno Sphinx, da un gatto nudo, dal cugino nudo, insomma, ecco, capita, è così. Si può conoscere un prezzo indicativo per questa razza? Diciamo è molto indicativo, ecco, perché ci sono tante varianti, dipende se lo si vuole da compagnia, da esposizione, da riproduzione, eccetera. Diciamo che vanno dagli 800 euro in su. Ovviamente con pedigree, perché insistiamo sul fatto che i gatti di razza hanno un pedigree. Esattamente, se no non sono gatti di razza, e non è vero la diceria che se lo vuoi con pedigree costa tantissimo, se lo vuoi senza pedigree. In realtà il documento di per sé nella nostra associazione costa 13 euro, ecco, quindi non fa la differenza sul prezzo, insomma, ecco. Comunque i gatti di razza devono avere il pedigree o certificato genealogico, perché è la garanzia che quell'animale è di razza. Devono ovviamente avere le vaccinazioni e tutti i test di buona salute e tutto quanto, cioè bisogna prendere un animale che dia gioia, non un esserino che abbia problemi che bisogna appena curare. È vero, piccolina? Bene, grazie mille. Grazie.